Salute a tutti! Era il 10 luglio 1991, quando venne trovata uccisa nella sua camera una nobildonna romana che abitava nella zona residenziale dell'Olgiata, poco fuori Roma. Si chiamava Alberica Filo della Torre. Appunto una nobildonna quarantenne che venne trovata con la testa fracassata e strozzata. Le erano stati rubati i gioielli che lei aveva in camera. Il delitto non venne risolto, si cominciò a indagare subito male, vennero anche indagate 2 persone, ma su queste 2 persone non venne trovato nulla. Una di queste 2 persone era un cameriere filippino che era stato licenziato poco prima e aveva lavorato per 2 mesi in questa villa. Poi il caso fu dichiarato, fu chiuso, insomma, cioè senza colpevoli, ma poi si continuò a cercare di trovare qualche strada, andando naturalmente, come succede spesso in Italia, quando non si capisce nulla, si vanno a cercare servizi segreti, fondi neri, tutte queste storie qua, no? Questa, vabbè, è una famiglia ricca, per cui diciamo che il materiale da questo punto di vista non mancava, però lo stesso non si arrivò a nessun risultato, cioè si arrivò a indagare un po' anche la famiglia, andare a guardare nei suoi conti, ma poi non si trovò nemmeno qualcosa di losco nelle loro storie, insomma. Un po' di tempo dopo, attorno al 2007, il vedovo della donna chiese di riaprire il caso contando sulle nuove tecniche del DNA che avevano portato alla risoluzione di vari casi in America. E lui chiese la riapertura del caso, il caso fu riaperto e si andò a cercare del DNA su un lenzuolo che era stato utilizzato dall'assassino per avvolgere la testa della donna che era sanguinante. E su questo lenzuolo si trovò del DNA, ci fu più di un tentativo prima di arrivare a identificare bene questo DNA, che venne confrontato con quello del sospettato che dicevo prima, il cameriere filippino, e si scoprì che l'assassino era proprio lui. Ma si scoprì anche un'altra cosa. Quando era stato indagato all'epoca, era stato messo sotto intercettazione il suo telefono e erano state registrate parecchie conversazioni che non erano state ascoltate tutte. E quando si andò ad ascoltare nel 2007 le registrazioni allora inascoltate, si scoprì che questo personaggio aveva telefonato a un ricettatore al quale voleva vendere i gioielli della nobildonna. Chiaramente il filippino venne arrestato, era ancora in Italia, venne arrestato, si è fatto i suoi anni di carcere, secondo me pochi, non ho capito perché non gli hanno dato l'ergastolo, mi sembra che gli hanno dato 16 anni, vabbè, le cose strane della giustizia italiana. E questo qua è stato individuato l'assassino attraverso questi 2 elementi, il DNA da una parte e il riesame delle vecchie prove, dei vecchi elementi dall'altra. E allora nel Mostro di Firenze potremmo essere in una situazione simile, nel caso del Mostro di Firenze, no? Perché? Perché anche lì potrebbe esserci un DNA che magari potrebbe anche essere quello dell'assassino. E poi non c'è una registrazione inascoltata, però sapete bene, voi che mi seguite, che c'è un'impronta parziale che attende di essere confrontata con qualcuno con il quale non è ancora stata confrontata. Ma partiamo dal DNA. L'esame del DNA sui reperti ancora esistenti agli atti dei delitti del mostro venne commissionato dalla Procura in occasione delle indagini su Giampiero Vigilanti, caldeggiate dall'avvocato Vieri Adriani. Durante queste indagini si cercò di trovare del DNA soprattutto sui reperti che erano rimasti del delitto degli Scopeti. Allora l'incarico fu affidato a Ugo Ricci, un genetista di grande valore, e gli vennero affidati questi reperti, tra i quali ricordo c'era anche la lettera che venne mandata dopo il delitto degli Scopeti con il frammento di seno. C'era un fazzolettino di carta, un pezzo di carta igienica, a dire il vero, che era stato trovato fuori dalla tenda. Gli vennero dati tutti i vestiti che ancora erano agli atti dei 2 poveretti
E poi anche il telo della tenda, il coprimaterassino, le lenzuola, cioè tutto quello che internamente alla tenda era ancora agli atti e che poteva contenere il DNA dell'assassino. Vediamo qui il frontespizio di una delle perizie che Ugo Ricci produsse, ne ce ne sono più di una. Questa è una, credo che sia 2015. Oltre ai reperti esistenti agli atti del delitto degli Scopeti, a Ricci vennero consegnati dei DNA di persone in qualche modo sospettabili o sospettate. E dico quali sono. Gli venne dato il DNA di vigilanti, chiaramente perché proprio era l'indagine su vigilanti. Gli venne dato il DNA della figlia di Rolf Reinecke. Rolf Reinecke era quel personaggio svizzero, mi sembra, che abitava a Villa La Sfacciata nell'83 e che scoprì i cadaveri dei ragazzi tedeschi. È stato sospettato, è entrato dentro la pista esoterica, si cercava questo medico che avrebbe commissionato i delitti, ma roba proprio assurda, si andò a cercare lui che medico non era, una cosa, va bene. Poi Narducci, povero Narducci, che non sarà mai lasciato in pace, sto povero Narducci, gli venne dato il DNA tratto dalla saliva che era servita per chiudere le 3 famose buste con le quali erano stati mandati, poco dopo il delitto degli Scopeti, delle cartucce, erano state mandate delle cartucce ai magistrati, le famose lettere, no, che si dice siano state mandate dal mostro, ma che figurati te se il mostro aveva mandato quelle lettere lì. E poi Pacciani. Ecco, diciamo che di tutti questi direi che il personaggio senz'altro più interessante è Pacciani, no? Pacciani, evidentemente di Pacciani è stato tenuto il DNA. Qui mancano alcune figure, diciamole subito, manca la figura di Vanni. Di Vanni sembra che il DNA non sia stato conservato e soprattutto per quanto mi riguarda manca il DNA di Giancarlo Rotti. Ma vediamo un po' come sono andate le cose. Allora, sulla lettera, parliamo un attimo della lettera dopo Scopeti. Su quella lettera abbiamo già discusso delle impronte, eccetera, eccetera. Parliamo del DNA. DNA non ne venne trovato, se non quello della povera ragazza, perché dentro il cellophane c'era un pezzettino del suo seno e abbiamo la conferma con questo DNA che quel frammento di seno era proprio il suo. È una conferma tutto sommato inutile, no? Sovrabbondante, perché già c'erano tutti gli elementi per stabilire che quel frammento di seno, che era proprio di seno, era il suo, combaciava il gruppo sanguigno, ma poi anche tutti gli elementi al contorno. Però comunque con questo esame abbiamo la prova definitiva che quel frammento di seno era proprio il suo. Sulla tenda, sugli indumenti e compagnia bella che vennero dati a Ricci, che DNA venne trovato? Vennero trovati 2 tipi di DNA che erano corrispondenti, un DNA femminile a quello della donna, il DNA maschile a quello del ragazzo. Quello del ragazzo venne confrontato con il fratello nella perizia che io ho avuto tramite l'avvocato Veri Adriani, che continuo sempre a ringraziare per questa sua generosità. Il DNA del fratello di Jean-Michel, che era stato acquisito una prima volta ma non funzionava bene, non era ben conservato evidentemente. Per cui nella perizia ci sono considerazioni su un DNA che viene denominato sconosciuto 2, poi vi dirò perché 2. Poi questo DNA sconosciuto 2 alla fine venne confrontato con il DNA buono del fratello di Jean-Michel e risultò il suo, insomma era Jean-Michel. Per cui tutte le tracce anche del fazzolettino che venne trovato all'esterno, un fazzolettino, era un pezzo di carta igienica, c'era il DNA del ragazzo e poi nella tenda il DNA dello sperma, del sangue, insomma il DNA era il suo, DNA maschile. C'è un unico DNA maschile non suo, denominato sconosciuto 1, che venne trovato
nei suoi pantaloni. Questi famosi pantaloni, famosi, ne abbiamo già parlato più volte, no? Di questi pantaloni. E vediamoli qui. Questi sono i pantaloni di Jean Michel, sono pantaloni taglia 44 francese, corrispondenti alla 48 italiana, per cui la sua misura. Dovevano essere abbastanza stretti, ma diciamo i giovani portano anche adesso, non lo so, pantaloni stretti, ai miei tempi erano strettissimi. Sono pantaloni di velluto, sì, si dice, ma erano suoi o non erano suoi? Cioè, allora, i pantaloni erano sicuramente suoi, combacia la taglia, sono di marca francese, altri pantaloni non vennero trovati, ma dove vennero trovati questi pantaloni? E vediamo, vennero trovati accanto al suo cadavere. Qui vediamo la foto, vediamo in alto c'è un coperchio di quei bidoncini di vernice del quale uno gli era stato messo sulla faccia o comunque vicino alla faccia, copriva in parte la faccia. Questi sono i suoi pantaloni, come vennero trovati. Questi pantaloni poi sono quasi scomparsi dagli atti, no? Questo lo sappiamo, cioè quando ci furono i processi a Pacciani, a compagni di merende, il ragazzo sembrava che fosse scappato completamente nudo. Ma già anche subito abbiamo visto in un video la clip del film di Ferrario dell'86 dove il ragazzo scappa nudo. Evidentemente già a quell'epoca di questi pantaloni non si sapeva nulla. Ma perché non si sapeva nulla? In questo articolo della Nazione del 10 settembre 85 si legge che le assistenti del professor Maurri hanno raccolto in sacchi di plastica tutti i reperti, compresi i pantaloni del ragazzo, per poterli esaminare più attentamente in laboratorio. Questi pantaloni non vennero presi dalla scientifica, vennero presi da Maurri, dalle sue assistenti, si legge qui. E non so poi dove finirono questi pantaloni. Sostanzialmente questi pantaloni sembrava che il ragazzo non li avesse avuti indosso, però se erano lì, in qualche modo voleva dire ce li aveva portati l'assassino i pantaloni lì. Ma che motivo avrebbe avuto di portare lì vicino al cadavere dei pantaloni che aveva preso dalla tenda? Chiaramente non ha senso questa cosa, no? Cioè vuol dire che il ragazzo li indossava e poi quando arrivò lì l'assassino per un motivo, ma adesso ne parliamo, glieli tirò via, glieli sfilò. C'è anche un altro fatto, chi vede i miei video sa che c'è la clamorosa dichiarazione di Giancarlo Lotti che il ragazzo non era nudo quando fuggì, ma era nudo dalla cintola in su, disse lui, e sotto aveva dei pantaloncini. Per questa storia fu visto come un mentitore, come uno che non sapeva nulla da Filastò, dalla difesa Vanni. Però poi si è scoperto, al momento in cui proprio in concomitanza con questa ricerca del DNA, è lì che sono venuti fuori questi pantaloni, si è scoperto che invece i pantaloni ce li aveva addosso. Ma Lotti disse pantaloncini, e qui è chiaro, no, che gli scettici dicono, vedi? Cioè lui ha detto pantaloncini, cosa c'entrano pantaloncini con pantaloni? Non è mica la stessa cosa. Perché disse pantaloncini? Si può pensare che l'avesse detto perché nel suo linguaggio, diciamo che lui tante volte diceva delle parole quando magari che non precise, insomma. Però potrebbe anche essere che nella situazione, nel buio, nella concitazione, potrebbe essere che quei pantaloni li aveva anche scambiati per dei pantaloncini, per come erano andate le cose, delle quali comunque adesso parleremo. Vediamo in ipotesi come potrebbero essere finiti lì quei pantaloni. E allora vediamo qui, in questa immagine, che nel momento in cui vennero ritrovati, i pantaloni erano slacciati, si vede chiaramente una parte dove c'è insomma la cerniera lì, non so come si chiama, a miei tempi si chiamava il fischio, non so adesso, comunque quella parte lì era slacciata, no? Vuol dire che i pantaloni erano slacciati, ma perché avrebbe dovuto slacciarli il mostro quei pantaloni? Non c'era motivo per slacciarli, evidentemente quei pantaloni erano slacciati quando già il ragazzo li aveva addosso, secondo me. Io penso che le cose siano andate così, l'ho già detto, ma lo ripeto in questo video, diciamo che vuole essere un po' un ragionamento sul DNA.
Io penso che quei pantaloni senza mutande, attenzione, erano senza mutande, vennero trovati, il ragazzo venne trovato senza mutande e vicino ai pantaloni le mutande non c'erano. Qui c'è qualcuno, io ho detto, probabilmente il ragazzo non portava le mutande, vennero trovati effettivamente due boxer, sembra due boxer in un borsone, che erano suoi, dovevano essere maschili, sì, però due boxer, cioè la vacanza non è una vacanza di 2 giorni, generalmente le mutande se uno le mette si cambiano tutti i giorni, no? Vuol dire che magari li aveva portati ma non erano nel borsone, magari così per una possibilità che ce ne fosse bisogno, ma evidentemente io credo che non portasse le mutande. Tanti giovani ai miei tempi lo facevano, io non so adesso, ma insomma può essere così un modo, un'abitudine. Io penso che intenda, lui avesse questi pantaloni slacciati, e non so, la posizione dei due era così, che lui era sdraiato, supino, e lei era sopra accosciata. Poteva essere che questi pantaloni non se li era ancora tolti, magari dopo un po' se li sarebbe tolti, chi lo sa. Questo non si può sapere. In ogni caso, quando lui scappò, secondo me quei pantaloni ce li aveva addosso e li aveva slacciati, e durante la fuga i pantaloni lo ostacolarono e lui tentò, io credo che gli calassero via via, magari se li era tenuti su per un po', poi venne anche colpito a un gomito, era stato colpito a una mano, per cui probabilmente li lasciò cadere, i pantaloni gli calarono e lui nella fuga tentò disperatamente di correre lo stesso, e se non si va a vedere questi pantaloni sono sdruciti sul retro. Questo secondo me è la dimostrazione dello sforzo che il ragazzo fece con le gambe, con questi pantaloni. E poi cosa successe quando il ragazzo venne accoltellato? Probabilmente i pantaloni gli erano andati alle caviglie e poi vedremo il mostro glieli tolse. Ma allora dove venne trovato il DNA su questi pantaloni? Si legge sulla perizia: tracce di verosimile origine epiteliale all'interno della fodera di un paio di pantaloni marca Maman, taglia 44, dalle quali è stato possibile determinare un profilo genetico parziale attribuito a uomo sconosciuto 1. E qui vediamo quali sarebbero i punti di prelievo. Come si vede qui sembrerebbe che F4 corrisponde alla tasca, questa è la fodera della tasca, io immagino all'interno della tasca, no? Qualcuno che ha messo una mano in tasca a questi pantaloni. Mentre l'F5 non si capisce bene, qui non si capisce bene nemmeno questa fodera, quella sembrerebbe una fodera del cavallo, non lo so. Allora, quel DNA potrebbe essere un DNA dell'assassino, potrebbe essere un DNA dell'assassino. Come l'assassino aveva trascinato il ragazzo? Sappiamo, la foto io purtroppo non ce l'ho, anche se l'ho vista in un convegno, il ragazzo aveva i piedi che poggiavano su dei cespugli più in alto del suo corpo. E lì chiaramente non poteva essere stato tirato per arrivare lì, perché c'erano cespugli. L'assassino doveva essersi messo di lato e averlo tirato un po' come fa questo attore, che poi sono io, in questa foto. Mettendosi di lato, una persona robusta riuscì a tirar su i piedi del ragazzo fino a appoggiarli su questo cespuglio. Aveva bisogno, se il ragazzo aveva i pantaloni calati fino alle caviglie, che gli erano appunto calati nella fuga, in questo modo gli avrebbero dato fastidio. Io credo che il mostro cercò di sfilargli questi pantaloni e è possibile che per sfilarglieli li avesse presi magari per le tasche, cioè li avesse presi, insomma li avesse toccati nei punti dove sono stati prelevati questi campioni di DNA. È possibile che ci avesse lasciato il suo DNA epiteliale, no? Perché è DNA epiteliale questo. Per cui è possibile che quel DNA sia proprio del mostro, ma come sono andati i confronti con il DNA che era stato dato a Ricci? Nessuno dei profili genetici determinati nell'odierna consulenza, Tenda, Indumenti, Giampiero Vigilanti e Caterina Bartolini Neche, sono risultati compatibili con quello di Francesco Narducci, consulenza Carlo Previdenti, né con il profilo genetico delle tracce di saliva rinvenute sulle buste inviate ai pubblici ministeri, Vigna, eccetera, eccetera, né con il profilo genetico del defunto Pietro Pacciani.
Per cui questo DNA sconosciuto 1 non è risultato compatibile con nessuno dei DNA che sono stati dati a Ricci per confronto. Anche quello della saliva di quelle 3 buste e compagnia bella, no? Ma abbiamo visto che tra il DNA che era stato dato a Ricci per questo confronto non c'era quello né di Vanni né di Giancarlo Lotti. E va bene, di Vanni d'accordo, io penso che Vanni non c'entri proprio nulla, poveraccio. Parliamo di Giancarlo Lotti. Se quel DNA era DNA del mostro, è DNA del mostro, potrebbe essere di Giancarlo Lotti, perché secondo me il mostro era proprio lui. Ma il DNA di Lotti, perché non è stato fatto questo confronto? Sembra che il DNA di Lotti non sia stato conservato. E queste sono le notizie che si sentono, no? Altrimenti credo che gliel'avrebbero dato il suo DNA. Evidentemente non si è per lui andati a cercarlo in altri modi. Io credo che volendo si potrebbe recuperare il suo DNA, perché lui non ha avuto figli, però aveva una sorella più anziana di lui di parecchi anni, una quindicina credo, che credo sia morta in anni recenti, ma questa sua sorella aveva come minimo una figlia, perché Lotti stesso parlò di una nipote. Una figlia che potrebbe essere lei, che magari potrebbe donare questo DNA. Io non so la procura, nel caso in cui fosse necessario fare questo lavoro, se sarebbe in grado di imporre, non credo, oppure se il DNA potrebbe essere recuperato in qualche modo, diciamo così, con dei trucchi. Io questa storia francamente non l'ho mai capita. Quel DNA, se il DNA che si prende, che so, un sospettato beve da un bicchiere, il poliziotto zitto zitto lo prende, lo porta via, è valido o non è valido quel DNA? Io non l'ho mai capita. In ogni caso, si potrebbe magari tentare, magari potrebbe essere lei stessa a donarlo, no? Perché? Che motivo avrebbe di rifiutarsi? Oppure magari i suoi figli, chi lo sa, io non so fino a che livello il DNA rimane buono nei consanguinei. In ogni caso potrebbe esserci questa possibilità. Ma allora questa speranza di arrivare alla risoluzione del giallo, del mostro di Firenze tramite il DNA, come è successo con la nobildonna che abbiamo visto prima, io penso che sia abbastanza modesta, perché io penso che quel DNA sia stato messo lì da qualcuno che una volta presi questi pantaloni magari li ha frugati per andare a vedere che se c'era, che ne so, nelle tasche, magari se c'era qualcosa. È possibile, io non lo so questo. Diciamo che la speranza c'è, ma è una speranza sulla quale io non conterei molto. C'è però, lo sapete bene, voi che mi seguite, una speranza da un'altra parte, che corrisponde un po' alla bobina, all'intercettazione non ascoltata della nobildonna, che è la famosa impronta sulla panda di Vicchio. E a questo punto ritorniamo a dare un'occhiata a questa impronta della quale ho parlato diverse volte, facendo un po' un riassunto. E allora, anche qui bisogna ringraziare l'avvocato Vieri Adriani e l'inchiesta su Vigilanti, che non ha portato a nulla per quanto riguarda Vigilanti, ma ha tirato fuori diverse cose interessanti. E allora nel 2016 la procura richiese una perizia sulle impronte parziali esistenti agli atti. Cioè, allora, il mostro usava i guanti? C'è chi dice che usava i guanti. Io non penso che usasse guanti. Cioè, il mostro aveva lasciato un'unghiatura sulla bocca di Stefania Pettini, uccisa nel 74 a Borgo San Lorenzo, che era il risultato di un'azione, lui le stava tappando la bocca. Lei urlava, lui le stava tappando la bocca, con un pollice lasciò quest'unghiatura, mentre con l'altra mano probabilmente la stava palpeggiando. No? Questo io l'ho già illustrato, il mio pensiero. Comunque questa unghiatura esiste, è accertata, è anche accettata come unghiatura da Francesco De Fazio nella sua perizia, e questo vuol dire che il mostro non usava i guanti, almeno in quell'occasione lì. Ma poi abbiamo le impronte sulla panda di Vicchio, che tutto dice che sono sue e che dimostrano che non usava i guanti. Ma allora perché? Uno dice perché non ha lasciato altre impronte sparse qua e là? Questo è una cosa che tra l'altro mi è stata spiegata da un agente della scientifica lì a Fara in Sabina dove sono andato recentemente,
c'era anche la polizia scientifica, una gente me l'ha detto, mi ha detto non è che è così facile recuperare le impronte digitali, cioè non è come quando si va, adesso ci sono gli apparecchietti, una volta si andava, si metteva il dito nell'inchiostro, poi si poggiava su un foglio di carta e lì veniva l'impronta bella netta e precisa, no? Cioè le impronte che possono essere recuperate sulla scena del crimine non è così facile trovarle, cioè la mano dell'assassino sfiora le cose, pensiamo per esempio a una maniglia, uno dice ma perché quando ha aperto la portiera non ha lasciato l'impronta? Però l'ha aperta, l'ha sfiorata, poi il dito scivola, poi lì c'erano magari altre impronte, le cose si mischiano. Cioè insomma non è così facile prendere le impronte digitali. Poi probabilmente c'è da dire anche le scene del crimine che vennero contaminate e più, insomma diciamo che la scientifica non è riuscita a prendere le impronte digitali del mostro se non in un paio di casi, di cui uno secondo me sicuro e l'altro un pochino meno. Praticamente abbiamo delle impronte, 5 impronte sulla panda di Vicchio e abbiamo delle impronte sul lunotto posteriore della golfa dei ragazzi francesi. Anche quelle potrebbero essere dell'assassino, però su quelle io non sarei così sicuro, mentre su quelle della panda lo sono abbastanza sicuro. Comunque, diamo un'occhiata all'esito di questa perizia che venne ordinata dalla procura alla scientifica, dove viene spiegato sostanzialmente cos'è questa perizia. No? Lo vediamo qui. Esito accertamenti è il 4 luglio 2016. In riferimento agli accertamenti delegati riguardanti il procedimento in oggetto indicato, si comunica che agli atti di questo ufficio e nella banca dati APFIS non sono presenti i segnalamenti di tutte le persone menzionate, ma solo quelli relativi alle sottonotate persone. Cioè, cosa vuol dire questo? Vuol dire che la procura dette una serie di nominativi alla scientifica dicendogli confrontate le impronte parziali agli atti con le impronte di questi personaggi. La scientifica però di questi nominativi non aveva nel suo database tutte le impronte, ce l'aveva solo di parte. Database, insomma chi ha visto i miei video non voglio ripetermi, il database dove sono contenute le impronte digitalizzate, eccetera, eccetera. Comunque, i personaggi dei quali è stato possibile fare un confronto sono Pacciani Pietro, Vanni Mario, Vigilanti Giampiero, Vinci Francesco e Fiesoli Rodolfo. Dice comunque il documento: è doveroso precisare che tutti i frammenti di impronte digitali evidenziati in sede di sopralluogo relativi ai fatti delittuosi oggetto di accertamento ma non scritto in grande, sono utili a fini identificativi, in quanto non si sono riscontrati un numero di dettagli dattiloscopici, minuzie, tali da consentire una identificazione certa. Cioè tutte le impronte esistenti agli atti non erano idonee a confronti, diciamo così, giuridicamente validi, perché la legge vuole che per stabilire che l'impronta appartiene a qualcuno, questa impronta deve avere una coincidenza, un certo numero diciamo, di elementi coincidenti con l'impronta della persona, ci sono delle regole, insomma mi sembra che sono 15-16 minuzie e compagnia bella. Ci sono delle regole che vanno rispettate perché il confronto sia valido in un processo, insomma. Però da un punto di vista investigativo è chiaro che se l'impronta è parziale ma è simile per quel poco che risulta all'impronta di un sospettato, insomma, è chiaro che se ci sono 10 sospettati, di questi 10 l'impronta di uno di questi è simile, è chiaro che si va su quello, no? Cioè da un punto di vista investigativo sono molto importanti anche le impronte parziali. E qui c'è da chiedersi perché queste impronte parziali non vennero confrontate con i sospettati durante le indagini. Intendo Pacciani, intendo Vanni, intendo Lotti. Tuttavia si è provveduto a confrontare in modo diretto i frammenti di impronte, qui fatti pervenire con le impronte delle persone sopra elencate, nel tentativo di poter fornire a codesta aspettabile autorità giudiziaria ogni informazione utile a fini investigativi. Per cui loro dicono: questi confronti non potranno dare risultati giuridicamente validi, però danno delle indicazioni. E vediamo questi risultati, che ci dicono anche praticamente quali sono le impronte parziali esistenti agli atti, no? Omicidio Monciatti Giuliana, impronta evidenziata su bottiglia di whisky.
Allora, Giuliana Monciatti è la prima delle 4 prostitute uccise a Firenze negli anni 80, nella prima metà degli anni 80, che si disse che potevano essere state uccise dal mostro di Firenze. Io sono d'accordo soltanto sulle prime 2. Le altre 2, cioè Giuliana Monciatti e Clelia Cuscito, le altre 2 secondo me erano rapine finite male. Ci sono tanti elementi che lo dicono. Queste 2 invece hanno tutto l'aspetto di omicidi gratuiti, fatti in modo diverso perché era diverso il contesto, non c'è l'uso della pistola, però c'è l'uso del coltello, e non ci sono le scissioni, il contesto, ripeto, era diverso, ma io credo che il mostro avesse ucciso queste 2 poverette nella ricerca di emozioni malate che poteva ricevere da un secondo personaggio. Lui infatti non fece niente per avere un collegamento con il personaggio mostro di Firenze, però probabilmente tra un'estate e un'altra, perché sono tutti omicidi, questi primi 2 sono omicidi invernali, tra un'estate e un'altra, nell'attesa di ritornare a provare quelle emozioni sciagurate che lui anelava, lui andò a uccidere queste 2 prostitute. Questo è il mio pensiero. In ogni caso, Giuliana Monciatti si scoprì che una bottiglia di whisky aveva delle impronte belle nitide e qui il confronto viene fatto con quelle impronte. Vediamo il risultato. Il confronto dattiloscopico ha permesso di escludere che tale frammento sia stato lasciato dalle persone sopra indicate. Cioè tutte quelle persone che abbiamo visto prima, le loro impronte non erano compatibili con questo frammento di impronta che venne trovato sulla bottiglia di whisky della prostituta di Giuliana Monciatti. Però si scopre un'altra cosa. Il confronto eseguito con le impronte assunte alla vittima ha evidenziato, attenzione, le impronte assunte alla vittima, cioè la scientifica, quando c'è un delitto, prende le impronte della vittima, ricordiamocelo questo fatto, prende le impronte della vittima. Ha evidenziato una forte somiglianza con le caratteristiche generali delle creste papillari presenti sia nel pollice destro che in quello sinistro. Allora, quella lì era un'impronta di pollice della povera donna. Non si sa se destro o sinistro perché la somiglianza era con entrambi. Questo ci dice che quell'impronta non è utilizzabile in questi confronti, ma ci dice anche che le impronte delle vittime la polizia scientifica le prendeva. Arriviamo a un secondo confronto. Omicidio Rontini Stefanacci, impronte evidenziate sullo sportello anteriore destro dell'autovettura. Qui ci sono, poi lo vediamo, ci sono 5 impronte papillari sulla cornice superiore della Panda di Vicchio e di queste 5 impronte vedremo che una si rivelò idonea a confronti, ma vediamo. È stato possibile eseguire un confronto solo con il frammento centrale del rilievo denominato A, che ha permesso di escludere che sia stato lasciato dalle persone sopra indicate. E poi, vabbè, qui dice che non è possibile eseguire controlli nella banca dati, perché l'impronta è troppo piccola. Però quell'impronta idonea a confronti parziali si è stabilito che non appartiene né a Pacciani né a Vanni. Leggiamo chi erano questi personaggi. Pacciani, Vanni, Vigilanti, Vinci Francesco, ma Vinci Francesco era in carcere al delitto di Vicchio, per cui, e Fiesoli Rodolfo, povero Fiesoli, povero, insomma, sembra che non fosse uno stinco di santo, ma con il mostro di Firenze, cosa c'entra Rodolfo Fiesoli? Vediamo, ci sono altre impronte, sono quelle dell'1/8 posteriore della Golf. La completa mancanza di minuzie unita alla impossibilità di individuare le caratteristiche morfologiche generali escludono la fattibilità di ogni tipo di accertamento dattiloscopico. Cioè le impronte che vennero prese dall'1/8 posteriore della Golf dei francesi non servono nemmeno a un confronto diretto, sono proprio indefinite. Forse non l'ho detto, forse è meglio che lo dica, anche se nei miei video l'ho detto tante volte, ma per cosa si intende per confronto diretto? È chiaro che se l'impronta è troppo piccola, troppo parziale, i software che la vanno a confrontare con le impronte nel database di migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di sospettati non ce la fanno, perché non hanno la possibilità di stabilire un confronto esaustivo, per cui magari tirerebbero fuori migliaia di impronte che potrebbero essere compatibili, centinaia, per cui sarebbe un po' inutile.
Però se uno ha l'impronta di un sospettato, visivamente la mette vicino a quella parziale, visivamente può stabilire se si assomigliano. È quello che ha fatto la scientifica, trovando una somiglianza tra l'impronta della bottiglia di whisky e l'impronta del pollice, dei 2 pollici della vittima, nel caso di Giuliana Monciatti. Comunque le impronte di Scopeti non servono. Ma a questo punto andiamo a vedere quelle che sono le impronte mancanti, perché dice nel documento che abbiamo letto che non tutte le impronte delle persone che sono state indicate dalla procura la scientifica le aveva. E infatti si legge: si rappresenta che per le sottonotate persone Lotti Giancarlo, Vinci Salvatore, Caccamo Francesco è necessario acquisire le impronte digitali dei medesimi per il confronto dattiloscopico in quanto non presente agli atti di questo ufficio. Vuol dire che nel database APFIS, com'è che si chiama? APFIS, queste impronte al momento di questo esame non erano mai state inserite. Ma in un documento successivo, qui siamo al 4 luglio 2016, il documento successivo è del 20 settembre 2016. È un dato questo che è abbastanza interessante, poi vedremo perché. Sono trascorsi dal 4 luglio al 20 settembre 2 mesi e mezzo. 2 mesi e mezzo. Si legge in questo documento: in riferimento agli accertamenti delegati riguardanti il procedimento in oggetto indicato e come eccetera eccetera, questo ufficio ha provveduto a confrontare le impronte digitali di Vinci Salvatore, fotosegnalato dai Carabinieri di Firenze l'11/6/1986, con i frammenti di impronte digitali eccetera eccetera, no, praticamente con questa impronta della Panda di Vicchio, perché era l'unica con la quale era possibile un confronto. Cioè l'importante è che sono riusciti a recuperare le impronte di Salvatore Vinci. Dove le hanno recuperate? Le hanno recuperate dai Carabinieri che lo avevano fotosegnalato prima di portarlo a Cagliari, dove venne messo in galera in attesa che si facesse il processo per il presunto omicidio della moglie, abbiamo visto recentemente nel video scorso, per il quale poi venne assolto, no? I carabinieri che l'avevano portato a Firenze lo avevano fotosegnalato e avevano le loro impronte nei loro archivi. Evidentemente avevano le impronte cartacee, insomma, no? Queste impronte sono state date alla polizia scientifica che le ha confrontate con questa impronta di Vicchio. Ma vediamo il risultato. Il confronto con il frammento centrale ha permesso di escludere che sia stato lasciato dal Vinci. Allora, a questo punto cosa sappiamo? Che se quell'impronta l'aveva lasciata il mostro non era né Pacciani, né Vanni, né Vigilanti, né povero Fiesoli, lasciamo perdere Fiesoli, e neppure Salvatore Vinci. Ma si legge, sempre in un documento datato sempre il 20 settembre, della scientifica, in riferimento al procedimento penale in oggetto, eccetera, eccetera, si rappresenta che per le sottonotate persone, Lotti Giancarlo e Caccamo Francesco, è necessario acquisire le impronte digitali dei medesimi per il confronto dattiloscopico in quanto non presenti agli atti di questo ufficio. Vuol dire che la procura, la questura, qualcuno si era mosso, si era procurato le impronte di Salvatore Vinci, ma non si era procurato le impronte di Giancarlo Lotti. Uno si deve domandare perché? Perché non esistono? Perché non sono state perdute? Ma andiamo, prima di ragionare sulle impronte di Giancarlo Lotti, a vedere un po' queste impronte sulla Panda e perché io ritengo che siano quasi certamente impronte lasciate dal mostro che stava sparando. Le vediamo qui, eccole lassù. Quelle sono le 2 serie di impronte. Le impronte A sono 3 e quella centrale è quella che è risultata idonea. Le B sono 2. Quelle impronte digitali lì potevano essere state lasciate da chi scoprì la Panda. Ricordiamo che la Panda venne scoperta non dalla polizia, ma venne scoperta da amici della coppia, da amici del ragazzo. In particolare il primo a scoprire la Panda fu Piero Becherini. Leggiamo sul suo verbale del 30 luglio, cioè il giorno dopo il delitto. Lui arrivò da solo
aveva visto il ragazzo che usciva una volta da quella strada, se lo ricordò e andò a cercarlo proprio lì, mentre tutti gli altri, erano parecchie persone, giravano per il paese, giravano per le zone circostanti. Lui andò proprio lì e vide la panda, però non se la sentì di andare a vedere se c'erano, e tornò indietro e ritornò lì con altre persone. E qui racconta che cosa fecero quando arrivarono. Siamo entrati con la macchina nella stradina e tutti, meno la moglie del Tortoli, va bene, ci siamo avvicinati alla macchina e alla luce di una torcia abbiamo visto la schiena dello Stefanacci. Non lo abbiamo visto in faccia, ma ci è parso chiaro fosse lui. Ci siamo avvicinati fino a mezzo metro dalla macchina, lateralmente a sinistra. Non abbiamo toccato nulla e tutti insieme ci siamo allontanati più giù della stradina e 3 di noi si sono allontanati per andare ad avvisare voi carabinieri. Siamo rimasti fermi sul posto e non abbiamo cercato la ragazza. Anzi, credevamo che fosse nella macchina, tra i sedili anteriori e posteriori. Cioè i soccorritori non toccarono nulla, arrivarono lì, videro la situazione, videro alla luce della torcia che c'era il cadavere del ragazzo dentro e se ne tornarono indietro. Per cui quelle impronte non sono loro. C'è chi ha detto che potevano essere della ragazza che ce l'aveva lasciate mentre faceva il viaggio, aveva tirato giù il finestrino, aveva messo la mano di fuori, no? Ora, ci sono quelli che mettono il braccio di fuori, cretini, proprio cretini, ogni tanto capita che qualche braccio parta, perché ci sono macchine che io quando li vedo mi si accapponano la pelle, ma generalmente il braccio viene messo fuori così, oppure viene messo fuori così. Io non ho mai visto persone che stanno così, ma in ogni caso, se stanno così, quelle impronte erano impronte in appoggio, non è che la ragazza poteva agganciarsi su qualcosa. E poi, vabbè, doveva aver avuto l'avambraccio lungo proprio come tra il fondo del finestrino e il sopra, sì, è possibile. Però c'è anche il discorso che le impronte delle vittime vengono prese dalla scientifica. Non le presero, può darsi, perché questa cosa non si sa, però presumibilmente le presero. E quelli della scientifica, prima di mettersi lì a fare confronti, avranno verificato, come hanno fatto con Giuliana Monciatti, che non fossero della ragazza e non fossero nemmeno del ragazzo. Io penso che avranno fatto questo tentativo, no? Lo hanno fatto con Giuliana Monciatti, lo avranno fatto anche con questa impronta qui della panda di Vicchio e non sono risultate della ragazza. Io penso che fossero dell'assassino che stava sparando. E queste impronte sono da collegarsi alle impronte ovalari di ginocchia riscontrate sul fascione della panda da asportazione di polvere. Ecco qui vediamo quella che secondo me era la posizione dell'assassino nell'atto di sparare i 4 colpi all'interno della macchina. L'assassino sparò un colpo da fuori che infranse il finestrino, poi mise dentro la mano e sparò 4 colpi con la mano dentro, infatti 4 bossoli vennero trovati dentro. La fotografia fa vedere che l'assassino sta sparando, l'assassino che poi sono io, l'attore, sta sparando con la mano sinistra. Questo perché? Perché le impronte vennero trovate sulla parte centrale del finestrino e l'assassino non poteva averle lasciate con la mano sinistra, aveva sparato così, ricordiamoci che i ragazzi erano dietro. Aveva sicuramente sparato con la mano sinistra e quelle impronte le aveva lasciate con la mano destra. Secondo me le aveva lasciate mentre era in una posizione in cui si abbrancava all'auto, con le ginocchia appoggiate alla portiera, i piedi alzati e probabilmente attaccato alla cornice superiore del finestrino. Io qui faccio vedere che c'è il pollice esterno all'auto, ma per come sono messe le impronte, perché lì si potrebbe pensare che il pollice lo ha mosso, no? Ma per le impronte, come sono fatte, è più facile che siano delle altre dita. È possibile che il mostro o si era abbrancato con il pollice interno oppure si era semplicemente appoggiato con la mano. In ogni caso, tutto ci dice che quelle impronte le lasciò il mostro. Attenzione, ho parlato di mostro mancino, perché qui si capisce chiaramente che il mostro era mancino, non ci sono storie, cioè se quelle impronte vennero lasciate nel momento in cui il mostro sparava, possono essere state lasciate solo con la mano destra e il mostro stava sparando con la sinistra. Ma ci sono anche altre
altri indizi di un mostro mancino, questo non è certamente l'unico. E poi un mostro alto almeno 1,80 perché le impronte ovalari sono stati fatti i conti, addirittura potrebbero far pensare a una persona alta 2 metri, però considerando che la persona poteva essere in punta di piedi, così come si vede in questa foto, l'alzo poteva portare a pensare a una persona alta invece 1,80 m o qualcosa in più, insomma esattamente la stessa altezza che si deduce dai fori di Giugoli, questo l'abbiamo visto più volte. Ma le impronte di Lotti, perché non vennero date alla scientifica? E questo è un bel mistero. Non ci sono, che non ci siano, è veramente molto molto improbabile. Cioè una persona che è stata al servizio di protezione per tutti quegli anni e che poi è andata in carcere, condannata, è andata in carcere, almeno quando è andato in carcere gliel'avranno prese queste benedette impronte. Io credo che tutte le persone che entrano in carcere vengono fotosegnalate e si mettono, insomma, se una persona lascia una ditata poco simpatica in giro non si ha la possibilità di andare a controllare di chi era. Cioè queste impronte vengono prese sicuramente. Ma io per sicurezza sono andato a chiedere alla Polizia di Stato, che ha una pagina web dove si possono formulare delle domande. Ho raccontato la situazione non facendo nomi, non dicendo che era Giancarlo Lotti. Io mi sono qualificato naturalmente come un appassionato di crime, ho lasciato tutto, nome, cognome, numero di telefono. Loro gentilmente mi hanno risposto e mi hanno detto, la mia domanda era: ma è possibile che le impronte di una persona in questa situazione non esistano, non siano state prese? Loro mi hanno risposto così: gentile utente, questo dipende da molti fattori, epoca dei fatti, forza di polizia, luogo dell'arresto, eccetera, e dalle modalità dell'arresto. È ragionevole ritenere che siano stati eseguiti i rilievi fotodattiloscopici, ma insomma, cioè non siamo in una repubblica delle banane, cioè una persona che va in carcere, questi rilievi si fanno, no? È sicuro. Allora, io ho chiesto nei miei video, in tutte le varie occasioni, ma allora questo confronto lo facciamo o non lo facciamo? Alla fine ho avuto la fortuna di entrare in contatto con un avvocato, l'avvocato Andrea Murgialupo, che è uno dei miei spettatori, ha avuto occasione di intervenire, ci siamo anche scambiati dei messaggi in privato, su Facebook mi sembra, comunque in privato, così delle opinioni. Lui è molto molto sulla mia stessa lunghezza d'onda riguardo Giancarlo Lotti, no? La cosa mi conforta perché è una persona competente, insomma, no? È una persona del mestiere. E comunque con lui ci sono state un po' di discussioni, poi lui mi ha aiutato a denunciare, a fare una denuncia, perché c'era un tizio che ce l'aveva con me, questo tizio qui, mi ha offeso, mi ha diffamato in modo pesante, addirittura ha tirato in ballo mia madre che è morta ormai da 20 anni più. Una cosa. E lui mi ha supportato in modo assolutamente gratuito nel denunciarlo e è stata fatta questa denuncia che adesso starà facendo il suo corso. E diciamo dopo questo fatto che ci ha visto così insieme abbiamo anche discusso di questa impronta. Ecco, lui ha operato come studio perché c'è uno studio di Belluno che si chiama Studio Ponticello Murgia La Grua. Cioè è lo studio, diciamo, che si è prestato a supportarmi gratuitamente, si dice credo nel gergo pro bono, cioè è stata fatta questa denuncia, abbiamo recuperato tutti gli elementi, video, tutta la storia, è stata poi fatta questa denuncia, erano delle persone molto molto serie e molto molto disponibili. Allora abbiamo intavolato un ragionamento su questa impronta e io gli ho chiesto: ma è possibile fare un sollecito alla procura per chiederle, ma questo confronto con le impronte di Lotti si può fare? E lui mi ha detto: ma sì, ma proviamo e facciamolo. E allora abbiamo fatto questa operazione insieme, io con lo studio che mi ha supportato. Io ho preparato una lettera che vi leggo, ve la leggo integralmente. Mi chiamo Antonio Segnini. Sono nato a Massa Marittima, in provincia di Grosseto, il 13 giugno 1954. Sono un appassionato alla vicenda dei delitti del cosiddetto mostro di Firenze, titolare di un canale YouTube e di un blog, nonché autore di un libro, tutti denominati Quando sei con me il mostro non c'è.
Come tanti altri appassionati divenuti ricercatori, sto cercando di dare nel mio piccolo un contributo al raggiungimento di una verità storica che possa fugare i tanti dubbi che ancora rimangono sugli esiti dell'incompleta ricostruzione processuale, secondo la quale i colpevoli sarebbero i cosiddetti compagni di merende. Circa un anno fa sono venuto a conoscenza del confronto effettuato dalla polizia scientifica tra le impronte papillari esistenti agli atti, tutte parziali, e quelle di alcuni soggetti entrati a vario titolo nelle indagini. La documentazione in mio possesso attesta che tale confronto venne disposto dal PM Luca Turco nell'ambito dell'inchiesta su Giampiero Vigilanti, procedimento 7372/14/44. Tra tutte le impronte prese in esame ne vorrei segnalare una in particolare, rilevata assieme ad altre 4 sulla cornice superiore del finestrino lato passeggero della Panda di Claudio Stefanacci, ucciso il 29 luglio 1984 a Vicchio, assieme alla fidanzata Pia Rontini. È l'unica delle 5 risultata utile per confronti. A mio giudizio c'è la quasi certezza che essa sia stata lasciata dall'assassino durante l'esplosione dei 4 colpi con la pistola all'interno dell'abitacolo, mentre con la mano libera si appoggiava alla suddetta cornice. A suffragare tale ipotesi si aggiunge la presenza delle note impronte ovalari da asportazione di polvere rilevate sulla lamiera sottostante al finestrino, che contribuiscono a delineare la figura di uno sparatore ancorato all'auto sia con una mano sia con le ginocchia. Da una comunicazione della scientifica al PM 4 luglio 2016 si viene a sapere che il confronto con le impronte dei seguenti soggetti, tutti indicati dal PM, Pacciani, Vanni, Vigilanti, Vinci, Fiesoli, dette esito negativo. In altro documento, stessa data, la scientifica avvertì che per l'indisponibilità delle loro impronte non era stato possibile effettuare il confronto con gli altri 3 soggetti indicati dal PM: Vinci Salvatore, Lotti Giancarlo, Caccamo Francesco. Successivamente le impronte di Vinci Salvatore furono rintracciate e inviate alla scientifica, che in data 20 settembre 2016 comunicò l'esito negativo del confronto. Nella stessa occasione ribadì il permanere dell'indisponibilità delle impronte di Lotti Giancarlo, recluso nella casa circondariale di Monza dal 2000 al 2002, e del medico Caccamo Francesco. Non sono a conoscenza di ulteriori esami che ritengo non siano stati eseguiti. L'esito negativo riguardante Pacciani e Vanni pone un grosso punto interrogativo sulla ricostruzione processuale. Secondo i racconti di Lotti, su quali essa è basata, a sparare sarebbe stato sempre Pacciani e soltanto in un'occasione avrebbe sparato anche lui, nel 1983 a Giovoli, ma i giudici di primo grado non gli credettero. Ebbene, se davvero quell'impronta venne lasciata dallo sparatore, come tutto lascia pensare, si aprono diversi scenari, tra i quali i seguenti. I compagni di merende erano innocenti e il mostro era un soggetto a tutt'oggi non identificato. I compagni di merende erano colpevoli, ma assieme a loro c'era almeno un'altra persona, un complice ancora ignoto, che a Vicchio sparò. I compagni di merende erano colpevoli, però a sparare era stato Lotti, al quale va quindi assegnato un ruolo differente da quello di semplice palo da lui confessato. Vanni e Pacciani erano innocenti e l'unico vero assassino era Lotti. È evidente che i primi 2 punti sono validi nel caso in cui l'esito desse, se si farà, desse risultato negativo, gli altri 2 sono validi nel caso in cui il risultato fosse positivo. Anni e anni di studi mi hanno convinto che lo scenario corretto sia quest'ultimo, come cerco di dimostrare nel mio blog, nei miei video e nel mio libro, ma non mi sento di escludere neppure il terzo. È evidente, non mi sento di escludere neppure che Lotti, in linea teorica, Lotti abbia raccontato qualcosa, non abbia raccontato tutto, ma che comunque Vanni e Pacciani fossero anche loro della combriccola.
Però in questo caso Lotti avrebbe avuto un ruolo diverso da quello che lui aveva raccontato. Però potrebbe anche essere plausibile, no? Perché magari il ruolo di semplice palo per lui era di colpevolezza minore, ecco, diciamo così, no? Rimanendo al delitto di Vicchio, è il caso di notare che le impronte ovalari da asportazione di polvere sulla Panda, nonché i fori di proiettile sul furgone di Giogoli, portano a ipotizzare un assassino alto circa 1,80 m, mentre la posizione delle impronte papillari sunnominate porta a ritenere che a lasciarle fosse stata una mano destra e che quindi la pistola fosse nella sinistra. Ebbene, Giancarlo Lotti era alto attorno al 1,80 m ed era mancino, anche se sapeva adoperare bene anche la mano destra. A riprova, vari indizi da me evidenziati portano a ritenere che il mostro di Firenze avesse accoltellato e mutilato con entrambe le mani. Ulteriori approfondimenti sulla questione dell'impronta sono nel video e quindi col video dell'impronta. Cordiali saluti, Biassono, 4 giugno 2024, Antonio Segnini. Questo scritto è stato inviato dallo studio che vi ho detto prima direttamente al procuratore capo di Firenze che, a quanto se ne sa, ha affidato la pratica a un suo sostituto. Tutto questo avveniva attorno ai primi di giugno, per cui giugno, diciamo, sono passati quasi 2 mesi, ci avviciniamo a 2 mesi e mezzo che sono serviti per rintracciare e per controllare le impronte di Salvatore Vinci. È un po' per questo, no, che ho portato, diciamo, queste informazioni all'attenzione di tutti. Ma allora ragioniamo un po' su quelli che potrebbero essere i possibili esiti di questo confronto. E io penso che questo confronto si farà, mi sembra che è logico che la procura lo debba fare, no, questo confronto. Quali potrebbero essere gli esiti? Beh, allora il primo esito potrebbe essere un esito negativo, cioè come è successo per gli altri personaggi che abbiamo visto prima, Pacciani, Vanni, Vinci e compagnia bella. La scientifica dice non sono compatibili e questo, beh, io mi stupirei molto se dicesse questo, ma ne prenderei atto. Cosa potrei fare? Certo, potrei anche spararmi un colpo di pistola, no, a quel punto, però magari cercherei di capire bene questi confronti, come vengono fatti, insomma cercherei un po' di approfondire e poi potrei sempre pensare che c'è quella possibilità abbastanza remota che quell'impronta non fosse stata del mostro, insomma. Non lo so quello che farò, no? Nel momento in cui dovessi avere questo risultato ci penserò. Però mettiamoci nell'ipotesi che invece il risultato non fosse questo, ma fosse un altro. Quale potrebbe essere? Io credo che difficilmente la scientifica, vista la parzialità dell'impronta, potrebbe dire è sicuro che questa impronta è di Giancarlo Lotti, però potrebbe dire che c'è una forte compatibilità, una forte somiglianza, un po' come ha detto per la Giuliana Mucciatti. Rileggiamo. Il confronto eseguito con le impronte assunte alla vittima ha evidenziato una forte somiglianza con le caratteristiche generali delle creste papillari presenti sia nel pollice destro che in quello sinistro. Per cui io mi aspetto al massimo che la scientifica possa tirar fuori un risultato di forte somiglianza. Però sarebbe già un grande risultato, insomma, perché a fronte della incompatibilità con quelle di Vanni Pacciani e Salvatore Vinci, dall'altra parte una forte somiglianza sarebbe un risultato veramente clamoroso. Cosa potrebbe succedere in questo caso? In questo caso c'è da dire che tutta la branca della mostrologia che ha sempre pensato a Lotti come lo scemo del villaggio che non c'entrava nulla, piangerebbe lacrime amare, si farebbe piazza pulita di tutte le ipotesi delle nuove frontiere della mostrologia che imperversano, alcune più o meno insomma giustificate, altre molto meno. Zodiac se ne andrebbe nel cesso, insomma, magari altre ipotesi, non so, il rosso del Mugello che devo ancora guardare, ma anche quella lì credo che sia certamente più plausibile di Zodiac, ma ho l'impressione, vabbè, vediamo. E poi il mostro, l'uomo dello Stato che è una metamorfosi del mostro poliziotto, no? Anche quella cadrebbe. Magari c'è l'ipotesi di Palego
dei gruppi armati, quella potrebbe sopravvivere, perché io ho notato che lui riesce a fagocitare nella sua ipotesi di tutto, no? Io ho sentito di vigilanti, che entra dentro anche lui, di Giove Vilacqua, però sono tutte notizie che ho avuto un po' così, non sono tanto sicuro, ma insomma magari potrebbe tirare dentro anche Lotti. E poi la pista sarda con Salvatore Vinci, che già ha ricevuto una bella sberla dal fatto che ci sia questa incompatibilità. Se dovesse l'impronta risultare somigliante a quelle di Lotti, e lì. Invece tutta la branca della mostrologia che sostiene la ricostruzione processuale con compagni di merende è quella potrebbe sopravvivere, perché come ho detto prima Giancarlo Lotti potrebbe cambiare ruolo, ma potrebbe comunque rimanere all'interno della combriccola dei compagni di merende. Insomma, potrebbe rimanere, ma sarebbe molto molto acciaccata, perché bisognerebbe ripensare a Giancarlo Lotti in un ruolo diverso da quello che ha raccontato. E allora bisogna credere a quello che ha raccontato, la sua credibilità già così molto molto provata subirebbe un bel tracollo. Mettiamoci adesso nei panni della procura. Vabbè, io faccio sempre, cioè lo faccio, ma mettersi nei panni degli altri è sempre molto difficile. Io penso che da un confronto positivo di questa impronta, tutto sommato, la procura potrebbe uscire più vincitrice che sconfitta, perché comunque ci sarebbe la prova che uno dei compagni di merende comunque era coinvolto. E questo sgombrerebbe il campo da tutte queste ipotesi così fantasiose che a quanto ne so in procura danno molto fastidio, e magari insomma in fin dei conti se fosse stato lui il mostro sarebbe stato comunque assicurato alla giustizia, insomma un qualcosa di positivo ci sarebbe. Comunque è chiaro, no, che tutto dipende da quello che poi sarà il risultato di questo confronto, che io spero vivamente, ma lo credo, verrà fatto, insomma, si farà. A questo punto penso che non sia una questione di troppo tempo. Staremo a vedere. Vi saluto.